per questo primo evento del quarto Festival della Psicologia, che, come avete visto, che abbiamo intitolato Le nuove frontiere della psicologia. Vedrete che il tema di questa sera in particolare è sicuramente la nuova frontiera della psicologia. Ora solo qualche parola introduttiva al festival in sé e all'evento in particolare. Io sono Claudio Tonzar, sono il presidente di Psicoattività, cioè dell'associazione che è capofila di questo progetto di Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia. Insegno all'Università di Urbino Psicologia dello Sviluppo e assieme a Tiziano Agostini dell'Università di Trieste, che poi conoscerete, abbiamo curato, diciamo, questa edizione, questa nuova edizione. Non l'abbiamo curata da soli, perché come vedete c'è una rete di partner che hanno collaborato a vario titolo all'organizzazione del festival. In primo luogo la Regione, con l'assessorato allo sport e alla cultura, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, che da molto tempo ci sostiene. Poi vedete ci sono dei partner scientifici, l'Università di Trieste, la School of Social Study di Nova Gorizia, che è una sezione dell'Università di Lubiana che è attivata a Nova Gorizia, la SISA di Trieste e poi una serie di comuni che ci ospitano e rendono disponibili i loro teatri principalmente per realizzare i nostri eventi: il comune di Palmanova, il comune di Gradisca di Sonzo, di Cormons, di Gorizia. Abbiamo una collaborazione anche col Club per UNESCO. Abbiamo alcune persone qui che in qualche maniera rappresentano alcuni dei partner che vi abbiamo citato. In particolare chiederei al professor Torelli dell'Università di Trieste, che se non sbaglio è il delegato rettorale per l'orientamento, di portare un saluto a questa inaugurazione. Grazie, vi porto i saluti del Rettore, dell'Ateneo. Grazie per essere nostri ospiti qui oggi in questa sede. Ci siamo sentiti col Rettore, visti poco fa, ma poi per altri impegni abbiamo dovuto dividerci. Ringrazio per l'organizzazione di questo evento e per tutti gli organizzatori. Mi viene in mente una cosa, no? Che come universitari abbiamo noi fondamentalmente 3 compiti, no? Voi sapete che l'università nasce prevalentemente per la didattica, però i docenti universitari fanno didattica ma hanno anche degli obblighi di ricerca, quindi è chiaro che quando si parla di nuove frontiere l'università è un posto dove in maniera naturale dobbiamo, possiamo e vogliamo lavorare e collaborare proprio per aprire nuove frontiere, per fare ricerca. Ma sempre di più sta venendo fuori la nostra terza missione, che fino a pochi mesi fa la chiamavamo appunto terza missione, che adesso ha un nome un po' più specifico, forse un po' migliore, perché terza missione non sapevamo come etichettarla a livello anche nazionale, e la chiamiamo, se non sbaglio, impegno pubblico e sociale. Cosa vuol dire? Vuol dire che se l'università per tanti anni era lì, sul colle, no? Quasi bisognosa di creare una propria identità, quasi bisognosa di chiudersi per crescere, per formarsi, sempre di più ha bisogno invece di scendere dal colle, di confrontarsi, di aprirsi. E questo è un po' lo sforzo, il desiderio che abbiamo e che vogliamo fare anche con manifestazioni come queste. Quindi ringrazio anche i nostri docenti che fanno questo sforzo, che fanno questa attività. Ecco. Ce la facciamo? Non lo so, però questo è il nostro desiderio. Voi sapete che è l'anno del centenario, quindi festeggiamo questi 100 anni, quindi è un modo anche per ringraziare le tante persone che sono passate all'università, che hanno dato il loro contributo, magari tante volte nascosto, tante volte non visibile, per ringraziare i tanti studenti che sono passati, per fare sistema con tutte le altre università. Ecco, quindi io ringrazio e penso che iniziative come queste siano molto importanti anche da questo punto di vista. Poi aggiungo una nota personale: sono delegato per l'orientamento, quindi ci teniamo molto ai rapporti con le scuole,
perché è molto importante cercare di fare rete in un momento non semplicissimo per le scuole, per gli studenti e per noi come università, quantomeno un momento complesso, ecco. Però al tempo stesso, come matematico, sono un matematico, mi riempie di gioia essere in un contesto apparentemente molto diverso dal mio, ecco. Perché l'università mi dà questa possibilità, e la delega dell'orientamento mi aiuta a fare questo, a cogliere e a conoscere mondi molto diversi, che sono diversi, che però possono essere arricchenti in maniera reciproca. Vedo qui alcuni colleghi con cui lavoriamo insieme. Ecco, quindi sono molto contento anche di questa possibilità e di questo vi ringrazio. Buon lavoro. Grazie al professor Torelli e all'Università di Trieste che appunto mette a disposizione il know-how, molto del know-how utile per noi per progettare questi eventi, e le sale, non ultima anche la sala dove terremo l'evento di Gorizia che appartiene all'Università di Trieste. Oggi parleremo di psicologia dello sport, poi introdurremo il tema e qui c'è il presidente del CONI Giorgio Brandolin, se ha il piacere di salutare i presenti. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Porto volentieri ovviamente saluto non solo mio, ma anche di alcuni dirigenti che vedo in sala, che ringrazio per la loro presenza, miei dirigenti parlo, cioè sportivi, oltre che amici di vecchia data, ma vi porto anche saluto del movimento sportivo regionale, prima ne parlavo con la professoressa, che è abbastanza attivo e anche molto, come dire, disponibile anche ad prendere ciò che la società, ciò che l'università, ciò che le istituzioni possono dare per aiutare il nostro stesso mondo a crescere e a dare delle risposte importanti, in particolare ai nostri giovani, alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi. Stiamo facendo diversi lavori. Io sono presidente regionale da 12 anni, finirò quest'anno. Il mio obiettivo era di rendere più professionali i nostri dirigenti e quindi la psicologia, le relazioni che si debbono avere e che bisogna conoscere, le tecniche e le modalità per queste relazioni sono stati uno degli obiettivi che ho cercato di dare ai miei dirigenti delle 2500 società sportive organizzate che abbiamo in Friuli Venezia Giulia. Quindi è una realtà importante. Siamo qui a Trieste che, come qualcuno di voi forse sa, insomma, nelle statistiche che ogni anno vengono fuori, e se non prima, qualche volta seconda, ma quasi sempre prima, città sportiva, più sportiva d'Italia, a dimostrazione che effettivamente qui lo sport è vissuto in quasi tutte le famiglie, qui lo sport è un qualcosa di importante per la stessa società. Quindi oggi sono venuto anch'io per ovviamente documentarmi e per capire un po' di più rispetto a queste nuove tecniche. Oltre la psicologia è già entrata nel nostro mondo da diversi decenni, in particolare prima nel campo del professionismo sportivo, poi per arrivare anche al nostro livello. La realtà virtuale la sentirò questa sera, come si compendia, come si mette insieme alla nostra attività. Ecco, ai ragazzi e alle ragazze che vedo qui, insomma, che immagino sono studenti di psicologia, ma la gran parte, ecco, posso dirvi questo: il nostro mondo si sta trasformando, è in atto una riforma, secondo me sbagliata, ma che nel tempo forse si raddrizzerà, ma che ha come obiettivo creare delle figure professionali all'interno di tutte le nostre società, anche delle piccole società, per aiutare i nostri dirigenti, i nostri allenatori a, come dire, accompagnare i ragazzi e le ragazze in una crescita che non può avere modalità come quando io ho cominciato a fare sport tanti anni fa a Monfalcone. E quindi è un invito che vi faccio, anche così, a conoscere, a studiare, ad avvicinarsi al nostro mondo, perché ci sarà sempre più bisogno
di giovani preparati o di ragazze preparate per aiutare appunto le nostre società a crescere. Io ringrazio tutti coloro i quali permettono di fare questo quarto festival, giusto? In particolare vedo alcuni, come dire, riferimenti miei territoriali della provincia di Gorizia, mi fa molto piacere. Qui c'è il rappresentante della Fondazione Carico, che poi è anche un mio dirigente, che ringrazio anche per aver sostenuto questo festival. Auguro a tutti voi una buona serata e faccio i complimenti alla professoressa per quello che ci siamo detti prima e soprattutto per quello che ascolterò. Grazie e buona serata a tutti. Come ha detto Giorgio Brandolin, effettivamente queste cose si possono fare soprattutto se si hanno anche dei sostegni, un sostegno oltre alla regione, che è il principale sostegno per realizzare il festival. C'è anche, è stata citata più volte, la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. C'è qui il dottor Braida, non so se vuole dire due parole in apertura. Due sole, grazie Presidente. Buonasera a tutti, io rappresento la Fondazione Cassa di Risparmio, banalmente quel logo che vedete su, quindi sono fuori dal mio territorio, dal nostro territorio, ma è con grande piacere che sosteniamo già da anni queste iniziative che provengono dal nostro territorio, lo devo dire un po' per campanilismo. Quindi è un piacere essere qui e il sostegno per noi è doveroso. Poi c'è l'aspetto anche personale. Oggi mi sembra che verranno premiati dei lavori, no? Lavori che abbiamo visionato. Mi ha fatto piacere anche far parte della commissione. Io non sono un psicologo, ho lavorato nel mondo, tra virgolette, della psichiatria per tanti anni e quindi sfuggivo un po', scusatemi, agli psicologi e agli psichiatri, perché sono un tecnico, oltre che un uomo dello sport come il mio presidente Brandolin. Però devo dire una cosa. C'è bisogno di voi ragazzi, c'è bisogno di voi professionisti, perché questa non è psicologia clinica, quindi noi eravamo abituati a un altro tipo di psicologia, almeno quelli della mia generazione. Adesso c'è bisogno di voi, c'è bisogno che voi vi specializziate e che date una mano anche a quegli ambienti di cui oggi la professoressa ci parlerà, in particolare gli ambienti sportivi che a noi piacciono tanto. Quindi ecco il perché la Fondazione vi sostiene da anni, mi auguro che non ci saranno problemi perché vi possa sostenere ancora, perché abbiamo capito che tante volte, e questa è una mia battuta, concludo e così vi saluto, si può vincere un ATP non solo con un bravo allenatore, con un po' di fortuna, con abnegazione, con sacrificio, come fanno gli sportivi qui in terza fila, no? Che portano i ragazzi diversamente abili, no? A manifestazioni dove hanno bisogno del sostegno di questa popolazione attiva di professionisti. E quindi c'è bisogno anche di qualcuno che lavori in quella parte, no, del cervello, della materia grigia, dove non arrivano solo i muscoli. Quindi grazie e complimenti a tutti e con molto piacere ascolterò la relazione. Bene. E in sala mi pare anche un rappresentante del Club per l'UNESCO di Udine che ci sostiene, con il quale collaboriamo da molto. Non so se vuole anche lei dire due parole prima di iniziare. Vi ringrazio dell'invito e porto i saluti della Presidente del Club di Udine, la dottoressa Renata Daronco. Spero di poter essere utile in un secondo momento e di fare un club di UNESCO anche qui a Trieste. Questo è il nostro obiettivo, per portare avanti sia il sistema culturale, il sistema psicologico e tutto l'insieme, perché per me la persona è un insieme di cose, di fatti e di momenti. E questo è importante perché ci rendiamo conto ogni giorno, partendo dai bambini, dal bullismo e da tante altre patologie che sono sorte, che c'è assolutamente bisogno indispensabile non solo degli psicologi, degli psichiatri, ma anche delle persone che stanno vicino alle famiglie, che in questo momento ne soffrono molto. Noi cerchiamo di fare questo. Vi ringrazio ancora e vi ascoltiamo.
Bene, dopo i saluti di rito, poche parole prima di passare la parola al professor Tiziano Agostini, che ci presenterà la nostra relatrice e il senso di questo incontro. Il senso del festival è abbastanza ovvio, è un evento di natura divulgativa rivolta a tutte le persone, in particolare quelli che psicologi non sono. L'idea è quella di portare alcune conoscenze recenti verso la popolazione, nell'ottica che si diceva prima della terza missione, no? Verso la popolazione e le persone, con l'idea che la psicologia non si occupa solo di disagio, anzi questo talvolta può essere un pregiudizio, ma si occupa di moltissimi altri aspetti della vita delle persone, vita normale delle persone, dei contesti di vita, e lo sport sicuramente è uno di questi contesti normali di vita, nell'ottica del migliorarsi e del benessere. Questo è un po' una finalità generale del nostro festival. Parleremo appunto di alcune aree di innovazione e questo primo incontro tratterà la psicologia dello sport. Successivamente tratteremo il tema dell'emicrania in un'ottica però psicologica, partendo degli studi che mettono in luce l'efficacia di alcuni training cognitivi rispetto a questo disturbo. Parleremo delle differenze di genere, uomo-donna, supposte o reali, e gli studi che in particolare di psicologia sociale più recenti sul campo. Parleremo di creatività nell'ambito dello sviluppo del bambino, e per cercare di capire in che relazione c'è tra l'apprendimento scolastico e la creatività, se c'è una convergenza, una potenziale divergenza, per arrivare poi alla fine a presentare dei lavori che mettono in relazione alcune decisioni umane, come ad esempio la scelta di un vino, con dimensioni di personalità. Quindi un percorso piuttosto vario, diversificato. Lo potete vedere in questa slide con le date. Successivamente, più o meno ogni venerdì, proseguirà. Venerdì 1 marzo l'evento sull'emicrania a Gradisca, poi l'8 marzo a Gorizia, il tema delle differenze di genere, 22 marzo al Teatro di Palmanova parleremo appunto di creatività, e infine a Cormons ovviamente parleremo di psicologia e vino, perché non è possibile parlare di un altro argomento a Cormons, immagino, per chi lo conosce il luogo e soprattutto conosce i vini. Detto questo, io passo la parola a Tiziano Agostini, che ci presenta la relatrice e il tema di questa sera. A seguito, alla fine della relazione, ci sarà la possibilità di fare delle domande o in italiano o in inglese, c'è la traduzione simultanea, quindi possiamo farle con la traduzione anche, e ci sarà una premiazione di 3 lavori di ricerca di giovani ricercatori italiani che hanno partecipato al nostro premio, che è alla seconda edizione, che cerca di valorizzare studi innovativi di psicologia condotti da giovani ricercatori. Grazie per questa attenzione e passo la parola a Tiziano. Grazie Claudio. Buonasera a tutte e a tutti. Allora, giusto faccio una piccola premessa per introdurre la relazione della professoressa Katie Craig. Nel 2002 circa un piccolo gruppo di psicologi, qualcuno è presente qui in sala, ha dato vita al primo laboratorio di psicologia sperimentale dello sport qui a Trieste. E l'obiettivo, venendo questi psicologi dal mondo della percezione, sostanzialmente l'obiettivo era quello di individuare quali sono le capacità, in particolare ci siamo focalizzati inizialmente sui portieri, di prevedere nel calcio di rigore, che è una situazione molto standardizzata, cioè qual è la probabilità di prevedere l'esito di un calcio di rigore. Abbiamo analizzato le variabili che sono in gioco e potete immaginare che per far questo è un compito molto difficile. Dovevamo andare nei campi sportivi, dovevamo individuare poi specifici strumenti per poter fare le registrazioni.
Quindi era molto molto complesso, per esempio c'era la borra, si cancellava tutto e non si poteva. Quindi era veramente una ricerca sperimentale che richiedeva molto tempo, impegno, una collaborazione esterna con il mondo dello sport. Parallelamente, io non conoscevo ancora la professoressa Katie Craig, lei ha pensato in maniera molto smart di iniziare a lavorare con la realtà virtuale, perché è possibile le variabili che noi dovevamo controllare nella realtà, lei ha iniziato a implementare dei sistemi per poterle controllare nella realtà virtuale. E soprattutto utilizzando la realtà virtuale è possibile definire in maniera molto chiara l'entità di queste variabili e la relazione che c'è con la prestazione da parte del portiere, da parte del calciatore. Poi avremo modo di entrare in profondità del metodo dell'uso della realtà virtuale nell'ambito dello sport. Quindi lei poi vedrete, insomma, ha sviluppato a partire appunto dall'inizio del 2000 di software e adesso è top, è stata la prima al mondo a utilizzare la realtà virtuale e adesso collabora. Adesso vi racconto chi è. Ok, allora la professoressa Katie Craig è una figura di spicco nel campo della psicologia sperimentale. Attualmente docente presso la Queen's University di Belfast. È famosa per essere stata la prima al mondo a impiegare la tecnologia della realtà virtuale nello sport. Il suo lavoro abbraccia una vasta gamma di settori, dal supporto agli atleti d'élite in vari sport come calcio, pallamano, cricket e rugby, fino all'aiuto fornito a bambini affetti da autismo, anziani e persone con Parkinson. La professoressa Craig ha ottenuto un dottorato di ricerca presso l'Università di Edimburgo ed è stata postdoc e docente per 8 anni presso l'Università di Aix-Marsiglia, in Francia, dove ha sviluppato ricerche nell'ambito della percezione e azione della realtà virtuale applicata al processo decisionale nello sport d'élite. Ha lavorato con l'Adidas Innovation, Team Football e con i migliori club europei sull'anticipazione nel calcio. Ha lavorato anche con il Milan all'inizio proprio del nuovo millennio. La sua vasta esperienza è evidenziata da oltre 90 pubblicazioni scientifiche in un'ampia gamma di aree di ricerca, tra cui scienze dello sport, psicologia, neuroscienze, ingegneria e medicina, che contribuiscono significativamente alla comprensione delle dinamiche cognitive e comportamentali legate all'interazione tra individuo e ambiente. Il riconoscimento dei suoi contributi è sottolineato dal prestigioso finanziamento ottenuto nel 2008 dal Consiglio europeo delle ricerche, che testimonia l'importanza e l'originalità della sua ricerca nell'ambito della psicologia sperimentale. Nel 2018 ha fondato una start-up di tecnologia sportiva chiamata Incisive. La sua azienda utilizza tecnologie di realtà virtuale immersiva e interattiva e sviluppa soluzioni per aiutare le persone a muoversi e a migliorare la prestazione. Ora è visiting professor presso il Dipartimento delle Scienze della Vita dell'Università di Trieste. Ama i cani e lo sport, in particolare il rugby, che ha anche praticato. Prego. Thank you very much for that very kind invitation. And I'm absolutely delighted and honoured to open the 4th Festival of Psychology here in Trieste. So this evening, I'm going to talk more about psychology and sport, but I'm going to explain more why do we use virtual reality and why do we believe that this can help us take performance to the next level. So I'm going to divide the talk into 2 parts. The first part, I'm going to talk more about the research that we've done. Why 25 years ago did we start to use virtual reality? How can it help us as psychologists understand behaviour and, of course, improve behaviour? And then the second part, I'm going to talk about where I believe
the opportunities are today, how we can actually use it in an applied setting. Always as researchers, it's always fine to do your research in the lab, but the real challenge is how do you get your research from the lab to the pitch or to the terrain to make a difference to performance. So Tiziana already mentioned a little bit, but my area of research is really how does the brain control movement? So I'm very interested in, for example, how can this tennis player anticipate where the ball is going to go so she can make a decision about what type of shot to return? What I'm particularly interested in is perception. So the information that the brain picks up through our eyes, through our ears, and through our whole bodily system, our proprioceptive system. How does that information, the input to the brain, drive those decisions about action, about what you do, when you do it, and how you do it? So a lot of my research has been really very much focused on that. And why is that important? Oops, sorry. So if we look at this little example here, you're all sitting in the room here, and you can see me on the stage. Each one of you has your own individual perception of this room and where I am. So it's a bit like this student sitting at the table. The solid lines show his perception from that position. When he stands up, his perception changes. So what he sees has changed because his movement has changed. So essentially what we do is we move to perceive, but we also perceive to move. So as I walk across the stage, I have to identify the objects and adjust my action accordingly. So what I'm interested in is in this loop or this link between perception and subsequent action, but also how action influences perception, because the two are very much interlinked. So what does that then mean for sport? So having played quite a lot of sport myself, I was always fascinated by decision making. Why do people do what they do on the pitch? Of course, it has to be linked to perception, action. It has to be linked to what you see at that moment in time. But there's a little bit more to it. It also depends on your ability to detect the relevant information. We heard earlier about some fencing, and there's going to be something on fencing later. Fencing involves you anticipating what is your opponent going to do. You need to be detecting the information from their movements to allow you to anticipate. For this goalkeeper, he or she will have to anticipate where is the ball going to go so they can start to act ahead of time so they can make that interception. But that ability, to do that depends on the action capabilities of the player. How high can they jump? How tall are they? What can they personally do? And I often feel in decision making, we forget about this part here. We forget that skill will influence the decision about what you actually do. So for example, I'm a very bad tennis player. So when the ball comes, I will try to play the ball as a forehand. When the ball's coming on my left side, I will move to try and play a forehand. So my lack of skill influences the decision that I make. So for me, this loop and these additional components are extremely important. So my journey with VR started with a question here. Why did Barthez not move to try and stop this ball? I'm sure some of you remember this, it's a long time ago now. But what was very interesting, if you look over here, you see this ball boy moves
to the side. So what is happening is everybody is thinking that ball is going wide. So what I wanted to know is, does a ball with spin, where it bends on the way to the goal, affect that anticipation? Because if anticipation is so important, it's going to influence the decision-making of the goalkeeper. So as a psychologist with that question, I needed to be able to study it in a systematic way. So as psychologists, we like to manipulate our variables, we like to control and systematically vary. But J.J. Gibson warned us as psychologists that the laboratory must be like life. If we really want to understand human behavior, we really need to make sure that it's as close to life as possible. Now, it's difficult as psychologists to do that. But what's really important for me, and particularly in sport, is that we preserve what we call behavioral realism. And by that I mean the participant responds in the real world, in the laboratory scenario as they would in real life, or as close to real life as possible. So what was I going to do for trying to answer this question about the spin on these free kicks? I first thought, like many other sports psychologists, I'll use video, that'll be a great way. But then I realized that when I was looking at the videos of free kicks, you can't see what the goalkeeper could see. So, for example, here, you can see a perspective, but you see the cone coming from the eyes of this player, but the player doesn't see space like that. It's why when we watch football on television, we're always the best players. We're like, how did they not see that that ball was on? Because the perspective is totally different. So what I realized is, if I want to understand why did Barthez not move, why did that ball boy move, I needed to recreate it as if they are in the goal. And that's why I turned to virtual reality. Why? Because you wear a headset on your head. You become active in the perception process. So, if you turn your head to the left, the vision or the viewpoint changes. You turn your head to the right, it changes. So you are in control of what you see, just like we are in real life. So you have that move to perceive to move is preserved. So that would allow me to then present to the brain the information as if they're in the goal mouth. So what you see on the right here is some very old footage of what it looked like inside the headset. So you can see a ball that I could control the trajectory coming towards the person, and the person able to move or act on what they see and stop the ball. So this is back in Belfast many, many years ago, probably about 15 years ago. So you can see that the goalkeepers have these headsets on. They're wearing like a backpack. There's a long cable that's attached to a computer in the corner, and they're moving small distances to make these shots or to make these saves. So unfortunately, at this stage, it's confined to the lab. So it limits what you can do, but it's the best you can do at that stage. What I like about these two videos is, if you look here, you can see a player who's a bit disorganized, who's a bit all over the place, and below you see a player that seems much more coordinated in his action. If you think about it, what's the difference? This is a novice and this is an expert. Both are seeing the same input, but very different movement or motor output.
So what we found, which wasn't so surprising, I suppose, is that spin is difficult to anticipate. It does make it more difficult to judge the final arrival position. And unsurprisingly, we find that novices weren't as good as the experts. But what I wanted to know is why. Why does this expert stop more balls? Given that they've got exactly the same input, what does he do differently that means he made 85% of the saves? So this was quite a shock, what we found. What we found was he didn't move as quickly as the others. He actually waited a little bit longer. Everybody thinks faster reactions are better. That is not true for this scenario. Here's an example of De Gea. What happens? The player kicks the ball. He moves immediately as soon as the ball leaves the foot. If the ball had continued along that trajectory, he was right. It was going to his left. However, there was some spin on the ball which caused it to change. He started to move in this direction where he thought the ball was going and got caught off guard. And if you look up here, this is the time it took for the ball to get to the goal. So he had over a second, so plenty of time for a goalkeeper with those action capabilities to make the save. The other thing that we were interested in doing with this technology was understanding why put a defensive wall in football. Why is that player lying on the ground? What does it mean for the perception of the goalkeeper? Can they actually see the ball enough? So the great thing with virtual reality is you can have exactly the same scenario with the defensive wall and without the defensive wall. So we were able to show that having the wall can actually sometimes hinder the performance of the player. So the wall can occlude critical ball flight information. So something for coaches to consider when they're encouraging all their players to go into the wall. So another advantage of using this technology to help us understand performance and help inform coaches. So to summarize, our research showed that virtual reality can help us understand performance. We find that spin makes it more difficult to anticipate where the ball is going to go. Faster reactions aren't always better, particularly when it involves anticipation. What's more important is to move at the right time, not as quickly as possible. And lastly, the wall can negatively impact performance. So we should consider, what does it mean again for the viewpoint of the goalkeeper? Can they see enough of that critical ball flight information that will allow them to make the decision about where the ball is going to go? Now, we did many other different things in sport, but I'm very conscious of time. So what I want to do is to fast forward up more to where we are today. So a lot of this research started back 20, 25 years ago in Marseille in France. That was extremely basic research we did. In the early days, we could only press a button. Then we were able to get participants to move. And then we fast forward to today, when you can have technology that is better than I had in my lab in Belfast and costs a fraction of the price. So the technology you saw with the headset, the backpack, the big cable, that cost probably about €100,000. This technology, 2019, this first headset came out, $400. And it's as accurate as what I had in the lab. So then, what does this mean? There is a huge opportunity to
to take the knowledge that we know and be able to use it and apply it to different sporting scenarios. So that's what really prompted me to start Incisive along with Adrian. And really what we were trying to do was, how can we take the knowledge that we've got and build products that can help enhance performance, but through play, where it's fun and where the players aren't thinking this is boring training. So I'm going to talk about two of the software packages that we've developed in Incisive, and they're two very different ones. So the first one is called Clean Sheet, and I don't know if you know what that means. In English, that term means a goalkeeper who doesn't concede any goals. So every goalkeeper will always want a clean sheet, because that means they did their job. It's not their fault if strikers don't score the goals. So that package, we started to look at anticipation skills, and then the other one that I'm going to talk about is called Mover, and that's more about neural fitness. We all have heard of fitness, our physical fitness, but we often don't think about the top 2 inches or the neural fitness, the brain fitness, when the brain responds, how the brain responds in different scenarios. So with any technology, and particularly virtual reality, I always say to people, it needs to add value. It's not about simulation for simulation's sake. It's about making a difference. It's about doing something you can't do in real life, or it's not easy to do in real life. If you can do it naturally in the normal environment, do it. But what we realized, particularly with our work with goalkeepers, while we were doing research, they kept asking us, please, can you not make something we could use in the training ground? Please make something we can do at home. And what we realized is this technology would allow them to train differently. So what you could actually do is set up any type of shot. When we were watching the goalkeeper coaches train the goalkeepers, what we noticed is the goalkeeping coach would kick the ball in a specific way, and the goalkeeper would make a nice catch and be very proud of himself. But the point is, they know how the coach kicks the ball. They know how the players on their team kick the ball. So where are they getting variability in their practice? But with this type of system, where we can vary the speed, we can vary the speed, we can vary the amount of spin in the ball, you can recreate any type of scenario. So you can also then measure how they respond. So you can put in defenders, you can put in walls, you can do all those things we were doing in the lab and give them the opportunity to experience it and to learn. Learn differently as well. So I showed video earlier, and we know that there's a lot of sports use video and performance feedback to help players. But what we realized is, because of the type of technology we have, where you've got sensors on the head, the hands, the feet, you can recreate the movement of the player. So here's an example of the goalkeeper missing the ball and then being able to move out of their own body and see themselves what they actually did. So the first one was what they did, and then they observe what they did wrong. And one of the professional teams we work with in Belgium, who's top of the Belgian league, they find that the goalkeepers, because they can see right beside what they did wrong, they can then correct their own mistakes. So for me, that's a very powerful tool to be able to learn differently and use instant feedback to correct your own technique. The other thing we can do with virtual reality technology is measure what the eyes can't see. So if you think about it, when you're doing a drill, you've observed the movement, the general pattern of movement, but you don't have specific numbers.
So here, because we're capturing the movement responses, when they moved, how they moved, we can represent this information in very detailed dashboards. So you can see, for example, shot 1, bottom right, they missed it, and the maximum speed of their movement, how much they missed it by, etc., etc. And finally, you can compare differently. I often ask coaches, you've got your first, second, and third goalkeeper. How do you know that that player, goalkeeper, is better than the other goalkeeper? In this case, you can give them all exactly the same test. So you're able to know they all faced identical shots, and you're then able to see where their relative strengths and their maybe weaknesses are. So when we did this, as I said, we worked with elite teams. But what happened was, on our social media channels, we have a YouTube channel, a TikTok channel, and Instagram, James would put out content to show how we were using this technology to train goalkeepers. We were inundated by kids going, please, please, please make this for the Oculus Quest. Please, I want to train at home. So that's really then what happened next. We were responding to the demand of these kids. We thought, well, okay, if we sell 1,000 copies, that's fine, that's okay. So we ended up making this game, and you'll see here a little trailer of what it looks like on the Meta Quest 3. So this is the new headset that Meta launched in October that has mixed reality. So you'll see here an example of what you can actually do with it. So first and foremost, what you've got is these cameras on it that allows you to see the real world. You can move as you move. Quick fire is more for fitness. So you have balls coming different speeds, different directions. You're able to give them feedback on how many saves they made with different parts of the body. Set play is more with avatars, giving you much more realistic content. So you have to make those decisions about when and how to move. Multiplayer, it's much more social, but it still has a serious element. So Target Clash here is more about throwing, and you can play against somebody in a totally different part of the world. So I could be in Belfast, you could be in Trieste, and we could play together. And I think this is one of the most powerful things with this technology, is to share a virtual space in which you can interact with each other. The locker room is really our analysis room. Yes, you can change your gloves, but we also present detailed analysis of your stats. How many shots you saved, what you missed, what your best performance was, etc. So 1.5 years later, we've sold over 100,000 copies in over 65 countries. We've been absolutely blown away by what the response has been. And these are just some of the reviews where some of the players write to us and tell us that this is an absolute for any goalkeeper. Others who are actually football players have written to us and said, I have so much respect for goalkeepers. I never realized how hard being a goalkeeper was, because they were able to understand what the pressure was like to be in the goal and to be faced with an avatar shooting a ball at you. But the thing that excites me most about this technology, and Adrian works very hard with the team to collect all this data. We have all this performance data that's sitting in behind. How many saves they made, how quickly they moved, what size the player was, what age the player was. And for me, to be able to identify talent across the world is very, very exciting. So I think there's some examples of this in cycling, where they use the Swift technology, where they've identified pros who go onto the circuit based on their performance with Swift. So from a psychologist's point of view, to be able to take the research from the lab to the pitch to allow us to do this is very, very exciting. Another rather, I suppose, serendipitous finding
was that clean sheet is actually quite good for fitness. So this goalkeeper here had broken his thumb, and this was him trying to get back to fitness. So we said, Cormac, can we please put on a heart rate monitor for you? Play quickfire, and let's just measure some of your stats. So he managed to stay alive in quickfire, and this is mixed reality. So you can see the mixed reality. He's on a 3G pitch. He can see the virtual portals that shoot balls, and he can move on the pitch as if he was training in real life. But look at his stats. After 15 minutes, average heart rate 164, and he spent 13 minutes in heart rate zones 4 and 5. So I mentioned that this is mixed reality, and this is a big new thing. People talked about augmented reality. It's more or less the same thing. So essentially what it means is you see the real world, but then you see avatars or you see balls coming at you in different speeds and directions. What we can also do is change the virtual goal size to allow you to challenge yourself in many different ways. And for me, I think for sport, this is going to be the future for training. This is going to allow you to do things you never did before, allow you to simulate the scenarios as closely as possible. So to finish off, I want to talk more about Mover. So I have, like a lot of the work I did in the past, involved elite sport, but it also involved performance of anybody. I had a particular interest in people who perhaps couldn't move as they should, or suffered some sort of injury, or else had some sort of degenerative disease that meant the brain didn't control the movement as it should. So quite a few years ago, I was asked, could we help to measure this neural fitness? So neural fitness is just really the way the brain responds at a particular moment in time. And of course, virtual reality is a great tool to do this. Why? Because we can control the perceptual input or the context, and then we can measure the action output. And we can make many different types of tests that can tap into all different sorts of abilities. But what's more interesting is understanding holistically what it might be that's impacting neural fitness. And a lot of inspiration for this came from my time at Milan Lab 20 years ago. Back then, they were already recognizing the importance of psychology, physiology, biomechanics, nutrition. Everything was measured. Everything was controlled. Players were looked after extremely well. The key was no injuries. And I remember speaking to the doctor, and they had Maldini was sitting behind me, and he said, that guy has had hardly any injuries. He's the most incredible human being in terms of a player, and he had been at Milan since he was a child and played right through. So injuries impact neural fitness. Mood impacts neural fitness. Fatigue, anxiety, drugs, medication, concussion, many different things impact on the brain's ability to respond in the appropriate way. So essentially, that's what we were really trying to do with Mover, was come up with a series of tests that would allow us to profile neural fitness, rehabilitate neural fitness, but also train neural fitness. So the profiling part, as we know as psychologists, these tests all have to be identical. But they also have to measure something that's quite specific. So in this case, we had sport-specific VR tests. So we would measure balance, decision-making, manual dexterity, but also memory and cognition. And so what we wanted to be able to do was benchmark or compare their performance for an individual, so one individual against themselves, but then against teams, populations, different genders, ages, sports, positions, or level of development.
So in essence, what we wanted to be able to do was get this quality data that would allow us to identify change or differences or opportunities for development. So I've got just a couple of little examples. So one area we've been very active in is concussion. So we know concussion is a big problem for many sports, one of them being rugby, another being ice hockey. So we're working very closely with the Elite Ice Hockey League in the UK, but also with Italian rugby, in being able to understand how a player's neural fitness may change as a result of a head injury. And the data are absolutely fascinating. So what we're able to do is get a baseline for the players. So this is balancing gait, decision making, manual dexterity, memory and cognition. If you see a green value, it means the player's score after an injury was within range of the baseline. If you see a red value, it means it's significantly different. That is, it's more than 2 standard deviations from their mean. So this was an example of a player the day after a head injury. This is the same player 5 days later. So you're able to track so nicely the change in these behaviours. You don't diagnose, you just measure behaviour. But what we also found, we were approached by some physios from a football team in England who basically said, the players, when they get injured, they get so depressed, they can't believe they can't play football, they get bored with our rehabilitation. Can you not do something that allows them to rehabilitate in a more fun way? So they sent us videos of what they did normally, picking up cones, and what we do here is make it much more fun, so they're actually picking up a ball and throwing it to a hoop. So it becomes a goal-directed action, so they're coupling perception and action. But what the physios find is the athletes were so much more engaged in the rehabilitation process, plus they were able to use the scores from the different tests or games to track their progress. So all the players wanted to do was to be able to beat their score or to beat their teammates' score. And that gave them additional motivation to keep coming to rehab and keep trying to do better. What's more, the physios could customize the games. So if they had trouble with one leg, they could make it so they spent more time on that leg. And what they ultimately found is that athletes can return to competition quickly and safely. And this is just an example of a player who had an injury. This was the balance test. The 2 circles are their baseline, and the crosses are the injury. So you can see this journey as they come back to where they were before. And these are just some videos of what it looks like. So this is like one of the players doing a balance test. This is like walking a plank. And this is doing more of the decision-making ball pop tests here. So you can see that they're having fun and that they're fully engaged. The last thing that we were able to do was look a little bit more at training. So I was discussing earlier that what we can pick up, particularly with the task like manual dexterity that's moving a ring along a wire, what we can look at is differences between the left and the right hand. Many sports require that you've got really good control between both. For example, the hooker at the line out in rugby, being able to pass a ball equally well off the left hand, off the right hand. Ice hockey players being able to control the stick. That fine motor control is really important, and we've no way of really measuring and understanding that difference. So one of the teams we work with has noticed this and is now training the manual dexterity or the control of the player's fine motor control. And what they're aiming to do is trying to improve that basic performance with the hope that it leads into the performance. This is just an example of one of the hookers that we tested. So that's the number 2 in rugby, the person who throws the ball in. And this is they're right-handed, but when we compared their left and right hand performance,
you can see that they're almost identical. It's 50-50 between both sides. So they've got that perfect control between the left and the right hand. So I just want to finish off by showing you a little video that highlights how we use this technology for profiling, for rehabilitation, and for training. Yeah, I thought the virtual reality tests were pretty good fun. We were just doing the baselines today for if we need them in the future. But yeah, I think the potential is huge. I mean, this is the first time we've seen this technology for this reason. You know, clinically I can see subtle deficits, but it's so hard to measure that and measure it well and accurately. And that's one of the beauties with this technology, was it allowed us to be a little bit more sensitive, a bit more accurate, but also challenge multiple systems at once. A lot of current tests we do are just, they're not testing the systems we really want to be looking at. And especially with these guys being on the ice, it's such a fast-paced, dynamic environment. Virtual reality is a great way to explore that and challenge that a bit more. Well, I think it's amazing. I mean, that was the first time I'd used it last week, and it caught me by surprise by how realistic it was. So I'm sure it'll be amazing in the future. If you have had a knock, then I'm pretty sure it'll pick up that you're not quite right. So I think it will look after us. Certainly, when I first started playing football, none of this was available. But like I say, it's all really good for you, because like I said before, you've always got that baseline to come and compare it to. So if you do get injured, if you injure your ankles or anything like that, you can come and do this again and compare it and see where you need to get back to try and get back to that peak physical fitness that you was in pre-season. The new tests like this, a new technology, if it's going to be a more accurate way of getting a baseline, and I think that's a great thing for the players and for the union. Yeah, we certainly do not want players out there unless they're 100%. One, for the safety and health of them, and two, obviously, yeah, we want them to be making good decisions on the ice. So certainly, if it impacts their ability to make good decisions, they shouldn't be on the ice. I think just having more data, having a wider range of tests that you can do that cover a lot more bases. I'm sure you can say, like, you see the numbers as they progress when you get back towards your baseline, and like I said, that just gives you a lot more confidence coming back to play. I used it a little bit last season with my rehab on my ankle. Sometimes rehab can get a bit long, boring, and it's a tough time when you're out injured. So to use different things like this and innovative, VR headsets like this is really beneficial. It was really easy, actually. The players were engaged. They thought it was brilliant. They could see the benefits straight away. They knew what we were measuring, what we were looking at. And for them, it was new, it was novel, but it was more personal with it because they could one-to-one test. So immediately I've got player engagement, which is brilliant. So for us, like, having another layer that gives guys the potential to rehab it and also give them confidence that they're ready to come back when that time is there is hugely important. Whether it's your balance, your ocular motor skills, a number of different things. And I feel like these kind of tests really touch base on each and every one of those. So if you're lacking in one area, you can really see the results. Incisive is one of the top VR companies in the world. So if this gives us a competitive advantage, like we're always after those 1% marginal gains. And if this is a way of doing it, working with one of the top VR companies in Northern Ireland, it's fantastic for both of us. You can really start to look at these subtle changes, and it's those subtle changes that persist that puts a player at risk of injury further down. A current battery don't pick those up. This stuff does. Some of the balance stuff where they try and throw you off, you do definitely feel like it's affecting you. And I think it's a really good start, and I think it's got huge potential. Okay, so that's all I've got for you. I hope I've given you a flavour of why we use virtual reality and where I think the potential of this. Thank you very much for your attention. Bene, ringraziamo sicuramente Katie della così interessante, vivace presentazione. Ora abbiamo spazio per 15 minuti per qualche domanda, qualche curiosità. Abbiamo lei a disposizione nostra, e quindi invito chi ha delle domande o delle osservazioni. Prego.
So first of all, thanks a lot. It was very interesting, but I would like to ask you, of course, if you want to have data that can be used in such a way, you need to practice a little bit in the beginning with the athletes, right? So the data can be different if somebody's used to use this kind of things or not. It's a very good question. So for the neural fitness, what we do is we do test, retest reliability. So we compare the differences between the first time you do it, the second time you do it, the third time you do it. The only test that has an issue is the manual dexterity. There is a familiarization, you're correct. But for those neural fitness tests, if the behavioral realism is preserved in the test, there shouldn't be a need to get to know it. It should be quite instinctive and it should be quite intuitive. So I would like to hope if the design is good, then you put it on and you're basically in the moment, so to speak. Okay. But it's a very good point. Some players are a little bit more reticent initially. Sometimes with some of the players, if you think that they weren't engaged in it, we will do it again. It's a problem always with testing. But it's a very good point. Thanks a lot. Please. Thanks a lot for the seminar. I wanted to ask, for this type of VR, can it also be implemented in basketball? Mostly for... So, I mean, it's a very good point because I didn't have time to go into it, but it's about knowing where it's going to bring value. There's certain things it's not very good at. So at the moment, we can't track the ball in VR. So what I would love to have is the mixed reality, where you can see the movement of players, but you can hold the real ball, but yet the headset can then track that ball. So I think once we can do that, I think then it could go into basketball. I mean, you can have it that you can have your targets in basketball, but there are some basketball games out there, but for performance, I would say they're not there. They're much more for social and fun, and they're very popular, but some of the behavioral realism isn't preserved enough. So if you think about the goalkeeping, right place, right time. So when we do the stuff with the elite players, they wear the goalkeeping gloves and there's a tracker on the back of the hand. So they feel their hand in a glove. Now, they don't have the impact of the ball on the hand, but they hear the contact. So we use sound a lot to compensate for the lack of haptics. The haptics, the touch, is very, very hard to simulate because it's a sense, a contact sense. You have to be in contact with the source. Vision and sound, you don't have to be in contact with it. So therein lies one of the limitations in the technology. The good thing about the mixed reality is you can be on the same surface that you normally play on, and you're just augmenting visually what you would see, and you're acting on what you see. So I think for basketball, yes, you will probably get a scenario where you will have the defense sort of moving around, but you wouldn't have necessarily the contact. You can wear suits that have vibration in it, and you could feel that there too. So they do use those for martial arts, and they do use them for boxing as well. I think boxing, it's working quite well. I think for things like fencing, different things like that, things where you're trying just to read and shadow or trying to make some sort of like decisions about what you would do based on the manipulation of the information. But it's a very, very good question, and it is one of the limitations of the technology that we're a while off solving. So. Thank you. Altre domande o suggerimenti o... Anche in italiano abbiamo la traduzione, eventualmente. Bene. Prego, ce ne sono due. Uno e un altro. Prima il signore...
Hello, and thanks for your lecture. Have you ever tried the technology with kids, and what's their reaction? Kids are very funny because they have no limitations. So I think Meta had a limit of 12-year-old kids, but they're now as young as 10-year-olds using it. So 10-year-old kids are sort of that limit of what they say they would like them to be using the headsets for. After that, the headsets become too big, too heavy, and they're not really adapted to it. But the children are probably our biggest fans of Clean Sheet, and they're the ones that are using it to train. They're the ones that are doing it in their bedrooms. They're the ones that are practicing when they don't have that opportunity. I mean, if we're talking about the future, for me, I'd love this technology to increase participation. So there's a really good application on the MetaQuest store. It's called 11. It's a table tennis app, and apparently it's absolutely brilliant. The physics are brilliant. The feeling of contact is good. Table tennis is quite good because it's a smaller bat, so you can actually use it and you can get an attachment so you can be holding the bat at the same time, which I would say is very important for sports like that. So what they found in France is that the participation in table tennis has gone through the roof because of that. Another one is pickleball, which is racquetball. In the US, it's really gone crazy. And a lot of that has been driven by that desire to play or having that experience in the virtual world and then carrying it over into the real world as well. So is table tennis going to exist in the future? Pardon? Is table tennis going to exist in the future, like in real life? Oh, it will. I think it'll be the blend of the two, to be honest. There was that story, I can't remember the driver. There was a Formula One driver, was it in Sports, Adrian, who actually beat another driver, and he had only ever driven a simulator. So if you think about it, simulators have been used for a long time for flying. They're being used more and more for surgeries, things like that. Anything where there's high risk, high degrees of danger, or things like, or it's very expensive, simulators have been around for quite a while. And the whole idea of simulation is to give you the opportunity to practice, to accelerate learning. So from a psychologist's point of view, that's all we're really trying to do with a simulator, is to accelerate learning, because ultimately what matters is what you do on the pitch. When you talk about the future, what I would love to see is that instead of esports that exist today, sitting in front of a computer and pressing a button, that esports are more like in a virtual reality where you actually physically have to move to do something, where it's more like sport rather than pressing a button. So. Thanks. You already gave me the answer about what I was going to ask, in the sense that simulation is very easy when you need sensation from view and hearing, but when there is touching, or in my sports, most of the sensation come from the forces that act on the body. Yes. So in that case, it's a little harder. What's your sport? Skiing. Yes. And yes. surfing. Yes. Skiing and surfing, we move a lot. Yep. Most of the things is, the forces that are acting on you, so proprioception. Mm-hmm. And in that case, you need to have something harder. Absolutely. But just one question, so for the future, the dream of any instructor or coach, it will be possible to register the sensation and to transmit sensation to another person through the simulation. That would be, we are going to be out of work in that case. But No, you're not. No, you're not. I think there's still a huge need for coaches. This is a tool. This does not replace the coach. Absolutely not. This is a tool that, if used correctly, can add value, just like anything else, just like GPS, just like anything like heart rate monitors, anything like that. They're tools, and the data it can generate, I think, for me, it gives you performance data metrics that you can't get anywhere else, and that's the interesting thing. You make a very good point about skiing, and I'm 100% behind you. Absolutely not. I wouldn't go near it. There was a company in the US called Striver who was working with the US ski team probably about, I think, 6 years ago. I can't remember what competition it was, but it was when Lindsey Vonn had a terrible competition. And they showed her on blocks of wood with the headset on,
and she was moving down the mountain, and she was moving, and I was like, what are you doing? It's so wrong, because as you said, it's your sensation from your movement that's coupled to what you see, and you can't just, I mean, because what they had filmed was some guy with on the backpack filmed the descent, and then she was watching this, but not really, her movements didn't change what she saw. So my move to perceive to move, that's what you do in skiing. So you need to have that ability to change the perception as a function of your movement, otherwise it's finished. And when you're coming down a mountain, it's very difficult to do that there. Exactly, the loop you talked in the beginning it's the most important things in our specialty. Yes, yes. Thanks. Altre domande? Non mi pare ci siano. Io adesso quindi ringrazio tantissimo Katie Craig di questa brillante relazione e chiamerei il professor Tiziano Agostini per la premiazione dei lavori di ricerca che vi abbiamo preannunciato prima. Eccoci. Allora, questo è il secondo premio per ricerche innovative in ambito psicologico, riservato a laureati o ricercatori under 35. Hanno partecipato quest'anno 15 ricercatori, avevamo 15 candidati. La commissione era composta dal professor Rotonda, dal dottor Braida e dal sottoscritto, e i criteri che abbiamo utilizzato per valutare i lavori sono stati una valutazione dello studio con dei subcriteri che erano rigore metodologico, originalità, potenzialità applicativa, e poi il secondo, valutazione del testo con sottocriteri chiarezza dei contenuti, utilizzo di un linguaggio tecnico appropriato, qualità della produzione scritta e pertinenza con il tema. Allora adesso abbiamo fatto una graduatoria e sono risultati nei primi 3 posti. Adesso partirò dal terzo, chiederò quindi il terzo classificato che è il dottor Zaccaria Andrea con un un elaborato dal titolo verso una possibile inclusione dell'ortoressia nervosa nelle classificazioni notografiche, categorizzazione, impairment psicosociale ed assessment sintomatologico. Quindi lo invito sul palco e diciamo 2 parole. Sì. Allora, se puoi dire 2 parole sul tuo lavoro. Grazie mille, ci tenevo innanzitutto a ringraziare gli organizzatori del festival e il comitato di psicoattività per la preziosa occasione. Io sono un dottore in psicologia presso il Dipartimento di Psicologia della Sapienza e il mio elaborato di tesi di dottorato si è focalizzato sull'ortoressia nervosa, che è una nuova entità clinica. In realtà è stata introdotta nel 1997, ma se ne sta parlando principalmente nell'ultimo decennio, che fa riferimento ad una preoccupazione patologica, ad una preoccupazione ossessiva, una fissazione nei confronti della qualità del cibo, del contenuto del cibo, delle proprietà organolettiche, che ahimè le stime recenti ci dicono che è diffusa in oltre il 15% della popolazione nei paesi occidentali. In particolar modo mi sono occupato di aspetti che sono ad oggi irrisolti nella letteratura scientifica, come arrivare ad una definizione condivisa del costrutto, misurare adeguatamente la sintomatologia, quindi abbiamo sviluppato ed adattato un questionario nel contesto italiano. E infine siamo andati ad osservare quanto i sintomi ortoressici, quanto i sintomi di questa entità clinica effettivamente portino ad una compromissione, ad una difficoltà nel funzionamento dell'individuo, e abbiamo visto che queste tendenze ortoressiche effettivamente creano una compromissione nei domini sociali, nei domini lavorativi, nei domini educativi dell'individuo e anche nella gestione delle finanze economiche. E quindi ringrazio insomma di questa occasione e sono molto felice di essere qui.
Chiamiamo il dottor Braida che faceva parte della commissione assieme a Tiziano e a me. Questo è il... Complimenti. Andiamo alla seconda classificata. Alla seconda classificata, un attimo che metto gli occhiali, Mannara Claudia. La percezione delle illusioni visive in pazienti con malattia di Parkinson. Prego Claudia. Anche tu ci puoi raccontare brevemente la tua ricerca. Buonasera a tutti, io sono Claudia Manara, al momento svolgo il dottorato in neuroscienze qui all'Università di Trieste. Nello specifico il mio lavoro di tesi appunto si è occupato di andare ad indagare la percezione delle illusioni visive, quindi diciamo tutta una parte di ricerca che nasce proprio qua a Trieste, alla casa qua a Trieste, in pazienti con malattia di Parkinson in cui appunto sono state riscontrate tutta una serie di dispercezioni. È stato estremamente interessante aver avuto la possibilità di collaborare in un team multidisciplinare, perché non eravamo solamente noi psicologi, ma c'era anche tutta la parte di neurofisiologia di Cattinara. È stato un lavoro molto lungo, molto interessante, che è stato anche coronato con la pubblicazione del paper che ce l'abbiamo fatta, e quindi io ringrazio tantissimo il professor Agostini e tutti i presenti per l'occasione, e grazie mille. Buona serata. Grazie. No, aspetta, il premio. Chiediamo al dottor Brandolin di premiare la seconda classificata. Prego. Complimenti. Grazie mille. Passiamo al primo classificato, Bruno Giovanni, giudizio morale e veicoli a guida autonoma, un'indagine cognitiva, emotiva e sociale. Prego. Apro il PowerPoint? Sì, come vuoi, sì. Ce l'avevi qua? Sì. Grazie a tutti, grazie all'organizzazione per il premio, sono molto contento e vi presento il progetto di tesi di dottorato con un paio di slide che ho preparato per una decina di minuti. Ho cercato di essere in linea con l'evento, un pochino più divulgativo. Ah no, c'è bisogno dell'Accademia, credo che da lì. Sì, vorrebbe andare. Aspetta. Non si vede ancora. Ecco. Ok, come dicevo, ho cercato di essere un pelino più divulgativo di quanto la tesi effettivamente non sia, perché appunto avevo interesse più che altro a condividere con voi un argomento che tendenzialmente anche in psicologia non sembra avere tanto spazio, come è quello dell'innovazione tecnologica, almeno da un punto di vista più sociale e di comunità, e appunto prendo spunto dalla tesi per descrivere un po' questa nuova tecnologia e come la comunità si approccia a questa transizione molto importante dal punto di vista tecnologico. Vi parlerò di un po' di punti, ma cercherò di essere abbastanza veloce.
Per iniziare, appunto, io faccio parte del Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova, sono all'interno del gruppo di metodologia e psicologia quantitativa, quindi faccio un po' della statistica applicata alla psicologia, il mio lavoro quotidiano, ma come potete vedere le tematiche saranno un pochino più generaliste, soprattutto un pochino più legate anche ai miei interessi personali, che sono rispetto alla comunità. Partirei appunto da questa frase per me molto, molto significativa, che sottolinea come all'interno di un ambiente urbano il vantaggio che effettivamente la comunità può avere è quello di una collaborazione continua fra tutte le parti, quindi sia fra gli stakeholders, gli utilizzatori finali delle innovazioni sia tecnologiche che di qualsiasi decisione da un punto di vista istituzionale, che chi organizza e chi decide per gli utilizzatori finali, appunto. E soprattutto quando si tratta di automazione, quindi quando si tratta di trasformazioni che impattano sulla qualità di vita delle persone, c'è bisogno di focalizzarsi soprattutto anche su come queste trasformazioni effettivamente avranno un effetto nella vita delle persone stesse. E affinché questo accada, effettivamente ci deve essere una motivazione da parte della persona di utilizzare una nuova tecnologia, ci deve essere un effettivo incentivo, cioè che cosa ne guadagno io effettivamente ad utilizzare qualcosa di nuovo, e chiaramente c'è un determinato grado di incertezza che porta quindi a imparare un nuovo modo di agire e di comportarsi. Chiaramente la chiave è quindi una fiducia all'interno di un sistema nuovo, un sistema che non conosciamo e che piano piano inizia a crescere nel tempo, soprattutto tramite l'esperienza. Ci possono essere una varietà e una vastità di caratteristiche personali, di caratteristiche del contesto, di esperienze pregresse che possono condizionare il nostro rapporto con la tecnologia, ma quello sulla quale mi focalizzo un po' oggi è in relazione a una nuova tecnologia che effettivamente oggi ancora non vediamo nella nostra quotidianità. Probabilmente molti di voi ancora non saranno sul pezzo su questo argomento, ma l'automazione in termini di trasporto è qualcosa che in fin dei conti nel giro di una cinquantina d'anni, probabilmente un pelino di più in Italia, solo per abitudine al cambiamento, vedremo soprattutto all'inizio con i trasporti pubblici. Cosa si intende per guida autonoma? Si intende un veicolo che per livelli sempre più progressivi richiede all'uomo di diminuire il suo ruolo all'interno del veicolo e il veicolo decide piano piano sempre più per sé. Quindi piano piano da un livello 0 di nessuna automazione, che è la nostra tipica Panda per dire, c'è una transizione di 5 livelli con un aumento graduale di automazione. La macchina inizia a dirci quando stiamo uscendo fuori dalla corsia, ci inizia a dare il fischio quando andiamo in retromarcia. Questi sono livelli che attualmente sono già implementati nella nostra quotidianità. Nella transizione verso il livello 5, che è in maniera anche un po' paurosa l'assenza completa dello sterzo, non avrete neanche più lo sterzo all'interno dei vostri veicoli, al momento in Europa, diciamo in California, in Giappone già vanno un pochino più veloci, i livelli di automazione sono quelli del livello 2 o livello 3, quindi la macchina ad esempio col cruise control in autostrada, in Germania ci sono già alcuni casi con la Mercedes, impostate il pilota automatico, lasciate lo sterzo, la macchina va per sé, però è richiesto appunto il vostro controllo continuo. Voi dovete continuare a controllare che il veicolo effettivamente stia facendo quello che gli è stato chiesto di fare. Piano piano la passività del guidatore aumenterà sempre di più. Addirittura ci sono dei video promozionali che vedono il guidatore dormire mentre la macchina va avanti. Avete probabilmente già sentito agli onori della cronaca la situazione della Tesla e tutto ciò che ne concerne. Quindi chiaramente potete vedere i vantaggi, potete vedere un vantaggio in termini di riduzione completa dell'errore umano fondamentalmente, che secondo statistiche Istat il 90% degli incidenti per strada causati da un errore umano, da un'incomprensione delle regole stradali. Potete vedere probabilmente anche lì di conseguenza un traffico più efficiente, perché la velocità di uno e la lentezza di un altro viene normalizzata da un sistema che riesce a muoversi in maniera fluida di per sé, e chiaramente una nuova accessibilità alla mobilità. Persone con magari un pochino più anziani, con determinati deficit fisici, non hanno più il bisogno effettivamente di qualcuno per loro, ma possono essere molto più autonomi tramite veicoli privati che possono permettere la loro mobilità. Chiaramente tutte le problematiche le abbiamo già un pochino viste, problemi di privacy, di gestione di dati,
chiaramente la fiducia rispetto alla nuova tecnologia, che inizia a diventare anche un passo molto importante. Non avere più uno sterzo in una macchina è abbastanza difficile da interpretare, e chiaramente anche la responsabilità legale. Cosa succede quando un veicolo fa un incidente, quando succede un danno a persone o cose, di chi è la responsabilità? Di chi possiede la macchina o del produttore della macchina in termini di programmazione? E qui arriviamo alla mia tesi. La mia tesi riprende delle tematiche di etica e filosofia molto più anziane di me, che nascono intorno agli anni 50 con il cosiddetto problema del carrello ferroviario o trolley problem. È un tipico esperimento mentale che viene utilizzato in etica e in filosofia, ma che ha delle buone applicazioni anche nell'ambito della psicologia morale, nella quale viene chiesto a una persona di decidere fra due conseguenze, entrambe per diversi modi negativi. Da una parte, come potete vedere nel disegnino a destra, scusate, alla persona viene richiesto di decidere se tirare una leva e deviare la corsa di un treno impazzito che non ha più i freni, per sacrificare una singola persona che è su un binario secondario, invece che permettergli di continuare la sua corsa sacrificando 5 persone. Quel sacrificio molto negativo però non richiede da parte della persona di aver agito per effettivamente causare la negatività, il problema sul singolo. Questo problema in maniera molto simile è stato poi traslato negli ultimi 10 anni da Bonnefond, un ricercatore di psicologia morale, nell'ambito dei veicoli autonomi. Come potete vedere nel disegnino a destra, la situazione è praticamente la stessa, ma la differenza fondamentale è che qui all'uomo non viene più richiesto di agire direttamente sulla leva, ma viene richiesto di ammettere in fase molto anticipata rispetto all'evento critico che la sua macchina possa effettivamente sacrificare tante persone per il proprio benessere, quindi io salvo me stesso nonostante magari 3 persone non abbiano la meglio in questa situazione, oppure sacrificare me perché sono una sola persona rispetto a 3, 4, 5, 10 pedoni che possono attraversare la strada. È un passo interpretativo molto importante, soprattutto in fase di acquisto di un veicolo. Non sono più io a decidere per me stesso, ma decido a priori che la macchina prenda le decisioni in relazione al contesto. Queste due scelte poi si rifanno a interpretazioni filosofiche molto ancora più antiche, un contesto deontologico, un contesto che si rifà a Kant, all'imperativo categorico, quindi al fatto che non c'è nessuna azione che possa giustificare un male creato nella realtà. Il fine non giustifica i mezzi, quindi non c'è nessun modo in cui io posso giustificare una conseguenza negativa. Dall'altra parte invece troviamo un approccio più utilitaristico, un approccio più economico, in termini di guadagno o perdita più che economico in termini monetari, e qui invece che è ben spiegato appunto dalla frase il fine giustifica sempre i mezzi, quindi non importa che strada prendo per arrivare a un obiettivo, l'importante è che l'obiettivo sia il migliore possibile. Questa è un po' la situazione che abbiamo voluto studiare con appunto i miei mentori e i miei colleghi. Gli obiettivi della tesi erano appunto quello di approfondire lo strumento del dilemma morale come una tecnica di indagine d'elezione sperimentale nell'investigazione della psicologia morale, soprattutto nell'investigazione dei veicoli autonomi, cercare di evidenziare come cambia la valutazione morale al variare dell'automazione, quindi cosa cambia se io devo decidere mentre sto guidando un veicolo vero e proprio mantenendo lo sterzo, o rispetto al fatto che invece io non ho lo sterzo nella mia macchina e guardo la situazione a braccia conserte. E abbiamo poi cercato di approfondire la questione anche studiando altre variabili più relate alle emozioni, a caratteristiche di personalità e caratteristiche del contesto. Come dicevo prima, non voglio andare troppo nello specifico, però sono molto felice nel momento in cui finisce anche questo evento di rispondere alle vostre domande. La tesi è libera ed è all'interno della libreria dell'Università di Padova online. E vi presento un pochino più che altro le domande dei 4 studi che abbiamo svolto all'interno della tesi e i risultati principali per poi concludere. Quindi diciamo i nostri 4 studi volevano
prima di tutto capire com'è la situazione con dilemmi morali in guida tradizionale, non c'era una letteratura a riguardo, capire come cambiano le cose fra la guida tradizionale e la guida autonoma, che ruolo gioca il tempo a disposizione mentre devo fare una decisione, quindi se ho 7 secondi per decidere, 2 secondi o 60 secondi, come varia la mia decisione, e come varia la mia decisione anche in relazione alla quantità di informazioni che ho, se so chi sono io all'interno dello scenario e quindi quale prospettiva assumo, se sono il pedone, se sono la persona all'interno del veicolo, se sono una terza persona che sta guardando la scena mentre avviene. Okay? Questo è un esempio di scenario. Purtroppo il mio dottorato è iniziato nel 2019, quindi il triennio è passato durante la pandemia da Covid. Abbiamo dovuto cercare di svolgere gli studi anche in assenza di raccolta dati in presenza, quindi la maggior parte questi 4 studi sono stati svolti attraverso raccolta dati online e abbiamo utilizzato la tecnica del dilemma morale nella sua versione testuale. Chiaramente ci sono miriadi di modi molto più involving, molto più coinvolgenti, che possono essere relati anche alla realtà virtuale, come sosteneva la professoressa. Però questo era un po' il modo più facile in una situazione di difficoltà. Quindi potete vedere come la situazione descrive il trolley problem di cui vi ho parlato prima, con 2 alternative, una utilitaristica e l'altra deontologica. Nel nostro primo studio quindi abbiamo potuto confermare che la struttura del dilemma effettivamente ha valore molto più del suo contesto, quindi indipendentemente da cosa racconti all'interno della storia, la struttura del dilemma funziona in maniera abbastanza stabile, quindi se sei utilitaristico tendi a essere utilitaristico indipendentemente che stiamo parlando di veicoli, che stiamo parlando di navi, di guerra, tutte situazioni già descritte nella letteratura dei dilemmi morali, ma ciò nonostante dilemmi più realistici, come quelli dei dilemmi alla guida, portano a sviluppare una valutazione utilitaristica in maniera più rapida e stabile nel tempo. Quindi se la situazione che sto raccontando all'interno del dilemma è effettivamente una situazione che io posso riferire alla mia vita di tutti i giorni, allora tendo ad essere più facilmente utilitaristico laddove lo sono effettivamente. Nell'altro studio abbiamo voluto confrontare la guida autonoma e la guida tradizionale. Come dicevo prima, non c'è una differenza in termini di contesto, ma c'è un importante effetto della struttura del dilemma, ma soprattutto quello che deriviamo da questo studio è la propensione alla protezione personale. E qui arriviamo anche un po' al messaggio che ritengo essere dei più importanti nella tesi. Si tende ad essere sempre più utilitaristici se questa scelta effettivamente non mette a rischio la mia sicurezza. Sembra un po' un'ovvietà, cioè se io effettivamente non sono vittima delle mie scelte o posso sempre godere di qualcosa nonostante tolgo qualcosa a qualcun altro, allora per me va bene, è una cosa che posso accettare, portare del male o delle mancanze a qualcuno comunque per trarne un piccolo vantaggio. Soprattutto quando parliamo poi di sacrificio, stiamo parlando in questo caso di sacrificio personale. Nel terzo studio abbiamo voluto studiare l'effetto del tempo, quindi se pensare di più alla situazione cambia effettivamente la mia decisione morale, e abbiamo potuto notare soprattutto nel primo dilemma, quindi nel primo momento in cui io prendo la mia decisione, che la mia propensione utilitaristica è maggiore. Se inizio a rispondere più volte, inizio a riequilibrare un pochino la mia scelta. Vado prima da una parte, poi dall'altra, prima da una parte e poi dall'altra. Nell'ultimo studio abbiamo voluto studiare la prospettiva, come vi dicevo prima, quindi se sono all'interno della macchina, se sono il pedone e così via, e soprattutto quante informazioni ho. Ci siamo resi conto come nel momento in cui meno informazioni abbiamo della situazione, più utilitaristici siamo. Quindi se cerchiamo di prendere una decisione rispetto alla nostra quotidianità con meno informazioni rispetto a chi sono io, chi sono gli altri, qual è la mia colpa, dove mi trovo, quanti siamo, tenderò quasi sempre a dire ok, allora la maggior parte delle persone deve avere un vantaggio, non una di queste. Sembra anche questo ovvio, ma nel momento in cui lo trasliamo poi a una situazione nella quale ci sono più informazioni, questa cosa cambia radicalmente. Cerco sempre di preferire il mio vantaggio rispetto a quelli degli altri, nonostante non sia utilitaristico. È un messaggio che magari può sembrare anche un pochino negativo, nel senso che le persone badano più a loro stesse che al benessere della comunità. Ma in realtà bisogna sempre cercare di capire come effettivamente la decisione viene presa, perché le situazioni che guidano il nostro processo decisionale sono tante, il momento nel quale prendiamo una decisione è molto importante e soprattutto le valutazioni di moralità non sono fisse, cambiano in relazione al contesto.
Vorrei chiudere con quest'altra teoria, la tragedia dei beni comuni, che racconta come, forse un pochino più immaginabile nel contesto della pesca, l'esempio che viene fatto sempre rispetto alle quote pesca. Non so se sapete che i pescatori hanno un limite massimo di pesca, di chili di pesce pescabili all'interno del periodo di pesca, ma è una cosa abbastanza solita che questi limiti non vengono quasi mai rispettati, perché chiaramente il limite è basso, ma quel limite permette a tutti i pescatori di pescare una quota parte e di lavorare, tendenzialmente, e soprattutto permette alla fauna marittima di riprodursi. Quindi se noi peschiamo più pesce di quanto effettivamente ne dovremmo pescare, non diamo tempo alla fauna marina di riprodursi, e probabilmente fra 5 anni non troveremo più quel pesce che ad oggi ci piace quotidianamente sulla nostra tavola. Questa è la tragedia dei beni comuni. Se intendiamo quindi la sicurezza come un bene della collettività, quindi un bene che esiste, tutti devono effettivamente accedere a questo bene, ma non possiamo assicurare a tutte le persone allo stesso modo quel bene, allora è necessario trovare un compromesso fra gli interessi individuali e gli interessi della collettività, al fine di cercare di avere un approccio più distributivo possibile, perché ci sarà sempre qualcuno che vorrà il vantaggio per sé, ma se ragioniamo come comunità attraverso un approccio chiaramente multidisciplinare che prende in considerazione tanto le volontà del privato che acquista il veicolo per sé nella nostra situazione, o del pescatore, per ripresentarci all'esempio di prima, ma allo stesso tempo anche della comunità, quindi che deve mantenere la fauna marittima, dobbiamo necessariamente cercare di trovare un punto di incontro fra queste due cose. Io ho concluso, spero di essere stato il più semplice possibile. Vorrei ringraziare per concludere il mio supervisor di dottorato e i mentori che quotidianamente mi hanno dato una mano. Grazie. Grazie. Chiamerei il professor Torelli. Il professor Torelli per premiare il primo arrivato.